Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché abbiamo una storia davvero speciale da raccontarvi, una storia che tocca il cuore e che, ve lo anticipo, vi farà sognare ad occhi aperti. Oggi ci immergeremo in una narrazione fatta di amore, passione, ostacoli apparentemente insormontabili e un legame che sembra sfidare ogni legge della natura. Parleremo di Burak e Neslihan, una coppia la cui storia d'amore è un vero e proprio esempio di invincibilità. Preparatevi ad essere trasportati in un mondo dove l'amore trionfa su tutto, dove le differenze diventano punti di forza e dove la determinazione a stare insieme supera ogni avversità. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. In questo modo sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video e non vi perderete nessuna delle storie appassionanti che abbiamo in serbo per voi. Quindi, cosa aspettate? Iscrivetevi subito! Bene, direi che possiamo cominciare. Mettetevi comodi, rilassatevi e preparatevi ad essere catturati dalla magia della storia di Burak e Neslihan. La loro storia inizia come tante altre, con un incontro casuale, uno sguardo fugace e una scintilla immediata. Burak, un uomo di origini umili, con un cuore grande e una passione sfrenata per la musica, e Neslihan, una donna sofisticata, proveniente da una famiglia benestante e con un futuro già segnato, si incontrano in un caffè affollato. Lui suona la chitarra per strada per sbarcare il lunario, lei è lì per un appuntamento di lavoro. Un appuntamento che, ironia della sorte, si rivelerà il punto di svolta non solo della sua giornata, ma della sua intera esistenza. Quel caffè, il ritrovo, era noto per la sua atmosfera bohemian, un angolo di paradiso nel cuore frenetico della città. Quadri colorati alle pareti, tavolini in legno scuro consumati dal tempo, il profumo inebriante di caffè appena tostato che si mescolava con il profumo dolce dei dolci fatti in casa. Era un luogo dove artisti, scrittori e sognatori si rifugiavano in cerca di ispirazione e un momento di pace. Neslihan, avvolta in un elegante tailleur color crema, si era seduta ad un tavolino vicino alla finestra, in attesa del suo cliente. Era una giovane donna ambiziosa e determinata, con una carriera promettente nel mondo della finanza. Il suo futuro era già tracciato, un percorso sicuro e confortevole, ma dentro di sé sentiva una strana inquietudine, un desiderio inespresso di qualcosa di diverso, di più autentico. Mentre aspettava, notò un giovane seduto su una panchina dall'altra parte della strada. Era Burak, con la sua vecchia chitarra acustica, i capelli lunghi e scuri raccolti in un disordinato codino e gli occhi che brillavano di una luce intensa. Sembrava provenire da un altro mondo. Indossava una semplice camicia di flanella a quadri e jeans scoloriti, ma irradiava un fascino irresistibile. Il suono della chitarra di Burak la cattura, la melodia malinconica e le parole sincere la toccano nel profondo. Non era la musica che si sentiva solitamente in quel quartiere, fatto di ritmi frenetici e suoni sintetici. Era una musica che raccontava storie di vita vissuta, di sogni infranti e di speranze rinnovate, una musica che vibrava con l'anima. Neslihan si ferma ad ascoltare, affascinata dalla sua energia e dal suo talento. Si sente inspiegabilmente attratta da quel ragazzo sconosciuto, dalla sua passione e dalla sua autenticità. Lui, a sua volta, è attratto dalla sua eleganza e dalla sua aura di mistero. La nota seduta al tavolino, con la sua postura impeccabile e lo sguardo pensieroso. Vede in lei qualcosa di diverso dalle altre persone che passano frettolosamente per la strada. C'è una tristezza nei suoi occhi, una fragilità nascosta che lo commuove profondamente. Dopo la sua performance, lei si avvicina e si complimenta. Timidamente, si fa strada tra la folla che si era radunata attorno a lui. La tua musica è meravigliosa, gli dice, con la voce leggermente tremante. Burak la guarda, sorpreso. I suoi occhi brillano di un'intensità che la disarma. Grazie, risponde, con un sorriso sincero. Significa molto per me. Scambiano qualche parola e, in un attimo, capiscono che tra loro c'è qualcosa di speciale. Parlano per ore, seduti ad un tavolino del caffè, dimenticandosi completamente dell'appuntamento di lavoro di Neslihan. Si raccontano le loro vite, i loro sogni, le loro paure. Scoprono di avere un'incredibile sintonia, una connessione profonda che va oltre le parole. Iniziano a frequentarsi, a conoscersi meglio. Scoprono di avere passioni diverse, background differenti, ma anche un'incredibile sintonia a livello emotivo e intellettuale. Lui la fa ridere con la sua spontaneità e il suo spirito libero,
Lei lo aiuta a credere di più in se stesso e nel suo talento. Neslihan porta Burak a conoscere la sua città, gli mostra i suoi angoli nascosti, i suoi musei preferiti. Burak porta Neslihan a conoscere il suo mondo, le mostra i quartieri popolari, i locali dove suona con i suoi amici musicisti. Ma la loro relazione non è facile. La famiglia di Neslihan non approva la loro unione. Vedono Burak come un uomo senza futuro, inadatto a far parte del loro mondo. Il padre di Neslihan, un ricco imprenditore con un'idea ben precisa del futuro della figlia, non riesce a capire cosa Neslihan possa trovare in quel musicista squattrinato. La madre, una donna elegante e raffinata, teme per la reputazione della famiglia e per le conseguenze che quella relazione potrebbe avere sulla vita sociale di Neslihan. Cercano in tutti i modi di separarli, di convincere Neslihan a rinunciare a lui e a sposare un uomo più adatto al suo status, un uomo proveniente dal loro stesso ambiente, con un futuro sicuro e una posizione sociale rispettabile. Le pressioni sono enormi. Neslihan si trova di fronte a un bivio: seguire il suo cuore e stare con Burak, oppure obbedire alla sua famiglia e rinunciare al suo amore. È una decisione difficilissima, che la tormenta giorno e notte. Si sente combattuta tra il desiderio di essere felice e il senso del dovere verso la sua famiglia. Burak, da parte sua, si sente impotente. Ama Neslihan più di ogni altra cosa al mondo, ma non vuole essere la causa dei suoi problemi con la famiglia. Si sente come un peso, un ostacolo alla sua felicità. Vorrebbe dimostrare di essere all'altezza, di meritare il suo amore, ma si sente bloccato dalle circostanze. Lavora duramente per migliorare la sua situazione, suona in sempre più locali, cerca di farsi conoscere, ma sente che non è abbastanza. Nonostante le difficoltà, Burak e Neslihan non si arrendono. Il loro amore è troppo forte per essere spezzato. Si sostengono a vicenda, si incoraggiano a non mollare e si promettono di lottare per il loro futuro insieme. Si rifugiano nel loro amore, nei loro momenti di intimità, per trovare la forza di affrontare le difficoltà. Neslihan decide di affrontare la sua famiglia. Spiega loro quanto ama Burak e quanto sia importante per lei. Cerca di far capire loro che la felicità non si compra con i soldi e che il vero amore è un dono prezioso che non si può sprecare. Organizza una cena a casa sua, invitando Burak per farlo conoscere ai suoi genitori. Ma la serata si trasforma in un disastro. Il padre di Neslihan è ostile e scostante. La madre critica apertamente il suo stile di vita e le sue ambizioni. La reazione della famiglia è furiosa. La minacciano di diseredarla, di tagliarla fuori dalla loro vita. Le dicono che sta sprecando il suo futuro, che si pentirà della sua scelta. Ma Neslihan è irremovibile. È pronta a rinunciare a tutto pur di stare con Burak. Prende una decisione difficile, lascia la casa dei suoi genitori e si trasferisce in un piccolo appartamento con Burak. Burak, vedendo la determinazione di Neslihan, si sente ancora più motivato a dimostrare il suo valore. Decide di impegnarsi al massimo per realizzare il suo sogno di diventare un musicista professionista. Inizia a scrivere nuove canzoni, a suonare in locali più importanti e a partecipare a concorsi musicali. Si iscrive ad un talent show musicale, sapendo che è la sua grande occasione. Il suo talento viene finalmente riconosciuto. Vince un importante concorso musicale e ottiene un contratto discografico. La sua carriera decolla. Le sue canzoni diventano successi radiofonici e i suoi concerti fanno il tutto esaurito. Il suo nome diventa famoso in tutto il paese. Burak diventa famoso e ricco, ma non dimentica mai le sue origini e l'amore di Neslihan. Utilizza la sua posizione per aiutare gli altri e per sostenere cause umanitarie. Fonda un'associazione per aiutare i giovani musicisti a realizzare i loro sogni. Dimostra alla famiglia di Neslihan di essere un uomo di valore, non solo per il suo talento, ma anche per la sua integrità e la sua generosità. La famiglia di Neslihan, vedendo il successo e la felicità della figlia, si rende conto di aver sbagliato. Si rendono conto che l'amore è più importante del denaro e dello status sociale. Accettano Burak nella loro famiglia e lo accolgono a braccia aperte. Chiedono scusa a Neslihan per il loro comportamento e la ringraziano per avergli fatto capire il vero significato della vita. Burak e Neslihan si sposano in una cerimonia emozionante, circondati dall'amore dei loro amici e delle loro famiglie. La loro storia d'amore diventa un simbolo di speranza e di coraggio per tutti coloro che credono nell'amore invincibile. Il matrimonio è un evento sfarzoso, ma allo stesso tempo intimo e sincero. Burak dedica una canzone a Neslihan, una canzone che racconta la loro storia d'amore, una canzone che commuove tutti i presenti.
La loro vita insieme è piena di gioia, di soddisfazioni e di progetti per il futuro. Creano una fondazione per aiutare i giovani musicisti a realizzare i loro sogni e continuano a sostenersi a vicenda in ogni momento. Viaggiano in tutto il mondo, portando la loro musica e il loro messaggio di speranza. Burak e Neslihan dimostrano che l'amore può superare qualsiasi ostacolo, che le differenze possono diventare punti di forza e che la determinazione a stare insieme può realizzare miracoli. La loro storia è un inno all'amore vero, quello che non si arrende mai, quello che combatte per la felicità e quello che dura per sempre. Anni dopo, guardando indietro alla loro storia, si rendono conto che ogni difficoltà, ogni ostacolo, ha contribuito a rafforzare il loro amore, a renderlo ancora più invincibile. E così, ragazzi, si conclude la storia di Burak e Neslihan, un amore che ha sfidato convenzioni, pregiudizi e ostacoli di ogni tipo. Una storia che ci ricorda che quando due anime sono destinate a stare insieme, nulla, ma proprio nulla, può veramente separarle. L'amore, quello vero, è un'energia potente, una forza inarrestabile capace di superare ogni limite. Spero che questa storia vi sia piaciuta, che vi abbia emozionato e magari anche ispirato. Credo fermamente che ognuno di noi abbia la possibilità di vivere un amore così, un amore che ci renda invincibili. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero davvero che la storia di Burak e Neslihan vi abbia toccato il cuore tanto quanto ha toccato il mio. Ora, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Avete mai vissuto una storia d'amore che ha superato delle difficoltà? Qual è la vostra definizione di amore invincibile? Lasciate un commento qui sotto, sono super curioso di leggere le vostre esperienze e le vostre opinioni. Condividete le vostre storie, i vostri pensieri, le vostre emozioni. Cerchiamo di creare una community di persone che credono nell'amore vero, nell'amore che dura per sempre. E, ovviamente, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Più siamo, più possiamo condividere storie incredibili come questa. Fatelo sapere a tutti i vostri contatti, invitateli a unirsi a noi. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!